di veramente italiano, 100% italiano, ed è qualcosa che è veramente molto semplice da fare, ma bisogna seguire attentamente alcune regole. Una delle prime regole è avere gli elementi giusti. Lo dico sempre, l'ho sempre detto, lo ripeterò sempre. Avere gli elementi corretti significa fare le cose bene. L'altra cosa da rispettare per fare bene la pizza è non avere mai fretta, perché i tempi di preparazione e soprattutto di lievitazione devono essere osservati in maniera molto precisa ed accurata. Partiamo con gli elementi. Farina. Io uso la farina Caputo. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo di farina che volete. Caputo non mi paga per fare questo advertising, ma io ritengo che sia una delle migliori farine per poter fare pane, pasta e soprattutto pizza. Che farina dovete utilizzare? Io utilizzo farina tipo 00 e con una forza molto alta. La forza della farina di solito è indicata all'interno della confezione o sul lato della confezione ed è contrassegnata dal W. Più la farina ha una forza W alta, meglio è per la lunga lievitazione. Vi faccio un esempio: una farina con forza tra i 320 e 380 W o W o V 320 380 sostiene una lievitazione di 24 e 48 ore. Quindi utilizzate sempre una farina da una forza alta. Le farine che voi trovate al supermercato normalmente non hanno una forza alta, hanno una forza medio-bassa. Quindi cosa succede? Per fare una pizza dovete mischiarle con una farina dalla forza alta. Se non trovate una farina dalla forza alta, potete comprare la farina Manitoba, che è una tipologia di farina che viene prodotta dappertutto, la trovate nei supermercati, e mischiarla in un rapporto 60 la Manitoba, 40 la farina non forte, per poter fare un impasto per lunga lievitazione. La farina che dovete utilizzare normalmente, come ho detto, ha una forza medio-alta. Quindi, se utilizzate la farina Caputo, potete utilizzare la Pizzeria o la Cuoco, che hanno entrambe un W, quindi una forza superiore ai 300. Io utilizzo normalmente la Cuoco o la Pizzeria, mi trovo molto bene, e questa è la base per la pizza. Quindi, per 4 panetti da circa 250 grammi cada uno, quindi 4 pizze normali, e sto parlando di pizza napoletana, noi dovremmo utilizzare 620 grammi di farina, 400 millilitri di acqua fredda, 13 grammi di sale e poi il lievito. E qui dobbiamo fare una distinzione: potete utilizzare il lievito secco e quindi ce ne vanno 3-4 grammi, non di più, oppure potete utilizzare il lievito normale che comprate al supermercato, 1,5 grammi è più che sufficiente, sciolto nell'acqua. Ripeto, 620 grammi di farina ad alta forza, 400 millilitri di acqua fredda, 13 grammi di sale e o 3-4 grammi di lievito secco o 1,5 grammi di lievito non secco. Con questo voi potete fare 4 panetti da circa 220-250 grammi cada uno per 4 pizze. Mettiamo tutto nell'impastatrice e vediamo cosa succede. Potete fare ovviamente l'impasto anche a mano. Per fare l'impasto a mano dovete prima mettere l'acqua, poi la farina, poi il sale, poi il lievito e impastare fino a quando non otterrete un impasto elastico. Qualcuno usa l'impastatrice. Le impastatrici ce ne sono di tutti i tipi, tantissimi modelli sul mercato. Io non ho tanta pazienza e non voglio fare le cose a mano, uso una vecchia macchina per il pane. Questa è una vecchissima macchina per il pane che avrà circa una decina d'anni. Metto tutto dentro la macchina per il pane e lascio che la macchina per il pane per circa un'oretta impasti tutto e faccia l'incordata del panetto. Dopodiché trasferisco tutto su una spianatoia e rifinisco il tutto a mano. Quindi, come vedete, fare la pizza ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di ingegno e si può fare sia a mano che con una vecchia macchina impastatrice per il pane, e se volete e avete la vostra impastatrice professionale o semiprofessionale potete utilizzare anche quella. Quindi non scoraggiatevi e potete andare avanti. Io metto tutto dentro all'impastatrice e ci vediamo più tardi quando l'impasto è fatto, prima di tirarlo fuori. Eccoci qua, l'impasto è già pronto per cominciare a essere mescolato. Accendiamo la macchina impastatrice e tra un'oretta e mezza sarà tutto pronto. È passato un'ora e mezza, l'impasto è finito e come vedete è molto morbido al tatto. Adesso lo andremo a tirare fuori, faremo le ultime pieghe e poi lo metteremo a riposare a temperatura ambiente per almeno 2-3 ore.
Le pieghe devono essere fatte in un certo modo, cercate di fare questa tipologia di piega in modo da creare una specie di palla liscia in superficie, e poi fate quella che viene in gergo chiamata la pirlatura, cioè girate la pasta in modo che, come vedete, sia bella elastica ma al tempo stesso molto liscia. Non ci devono essere bolle o comunque poche bolle, ma non vi preoccupate. Se la pasta è troppo appiccicosa, ungetevi le mani con dell'olio di oliva o dell'olio di sesamo o di girasole. Adesso la palla è pronta. Io ho preso questo contenitore di plastica, potete prendere anche un contenitore di porcellana o di vetro. Prendo la palla in questo modo, la metto dentro e dopodiché prendete un panno. Io prendo un panno di questo tipo qua, lo metto sopra, lo copro e lascio tutto riposare per almeno 2-3 ore a temperatura ambiente. Sono passate circa 2 ore e adesso vediamo come è cresciuta la pasta. Come vedete c'è stato il raddoppio del volume. Ovviamente ci sono ancora delle bolle, ma questo non cambia assolutamente nulla. Cosa facciamo adesso? Togliamo l'impasto dall'interno, vedete come è elastico e come si stacca facilmente. Dopodiché coprite leggermente con un po' di olio. Io uso olio, questo è olio di girasole, senza nessun problema. Mettete un goccino d'olio all'interno di questo contenitore di plastica, ungete leggermente, ungete anche la superficie così, in modo che non deve seccare ovviamente, e a questo punto cosa fate? Trasferite tutto per l'ennesima volta all'interno del contenitore, lo coprite un'altra volta o con un panno oppure con un film di questo tipo e mettete tutto all'interno del frigorifero, perché deve lievitare per circa 24 ore. La minima lievitazione è di almeno 12 ore a temperatura di frigorifero, deve essere a 4 gradi, il massimo è 24 ore. Ovviamente dipende da voi quando volete fare le pizze, perché poi dovremmo tirare fuori il tutto, stagliarlo nei panetti, fargli lievitare ancora il tutto per 3, 4, 5 ore a secondo. Quindi se dovete arrivare domani a mezzogiorno a fare la pizza, dovete lasciare almeno tutta la notte a lievitare a temperatura controllata a 4 gradi all'interno del frigorifero per poter tirare fuori il tutto domani mattina verso le 8 del mattino, stagliare, fare i panetti ed essere pronti per mezzogiorno. Viceversa, se volete farlo per la sera, dovete fare i conti in modo che voi siete pronti per le 7 di sera, le 8 di sera quando farete la pizza. Adesso io prendo il tutto e trasferisco nel frigorifero. Sono passate circa 24 ore e come vedete il panetto che ho tirato fuori dal frigorifero è assolutamente completamente liscio e pronto per essere stagliato. Un'ultima mini, ma proprio mini spolverata di farina e dopodiché vengono chiusi e lasciati a temperatura ambiente per la lievitazione finale di 4 ore, 5 ore, decidete voi quando volete mangiare la vostra pizza. Eccoci qui, i panetti sono pronti, noi andiamo a fare una pizza. Tiriamo via il panetto, come vedete molto elastico, andiamo a mettere sulla spianata un po' di farina. Io uso un pomodoro San Marzano,
Faccio una pizza al prosciutto in questo momento, quindi prosciutto cotto. E dopodiché la mozzarella anche una spolverata di grana e metto sempre un po' di origano perché io adoro l'origano. Prendiamo una pala, tiriamo sulla pizza, ne allarghiamo, la pizza è pronta e la possiamo infornare. A questo punto puntiamo 8 minuti e poi la pizza sarà pronta. Sono passati 8 minuti, la pizza è pronta, andiamo fuori dal forno e signori guardate che pizza, una pizza spettacolare, fantastica, cotta perfetta, cornicione fantastico, andiamo a tagliarla. Fantastica. Dunque abbiamo fatto anche la pizza. Ricordatevi che la pizza va cotta per circa 8 minuti in un forno elettrico normale che raggiunge 250 gradi. Io ho un forno normalissimo da cucina a cui ho aggiunto una pietra refrattaria che potete comprare tranquillamente anche su Amazon o online per 30, 40, 50 euro e farvela spedire a casa. La pietra refrattaria permette di cuocere la parte sotto della pizza in maniera corretta. 8 minuti e la pizza è pronta. Dipende ovviamente da cosa ci mettete sulla pizza. Una pizza margherita sono 8 minuti, una pizza col prosciutto 8 minuti, una pizza magari con tipo, non so, una 4 stagioni, magari leggermente di più, però permette di avere una cottura perfetta. Quindi mi raccomando, buon appetito e alla prossima ricetta!